Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Nuovo Cook and Eaten, sappiamo che vi mancavano e quindi ve ne abbiamo portato uno direttamente dalla Polinesia francese. Sì, siamo a Wahine, a casa di Poe, la nostra guida, che ci ha insegnato a cucinare qualche piatto. Ok, questo è un tipico pranzo polinesiano con 4 piatti diversi e un drink di aperitivo. Ma vediamo subito tutti gli ingredienti. Ci serviranno 2 o 3 frutti stella che raccogliamo direttamente sulla strada, un cocco di quelli un po' acerbi con l'acqua di cocco dentro e la polpa ancora morbida, una papaya, del tonno rosso, 3 o 4 lime, un cavolo, una cipolla, un baccello di vaniglia, della panna da cucina, del formaggio fondente tipo cheddar, del taro. Questo è il taro, la radice del taro, che è un tubero. Se non riuscite proprio a trovarlo, si può usare della patata. E poi olio d'oliva, aceto balsamico, miele, quello che usiamo noi è di guava e vaniglia, ma qualsiasi tipo di miele va bene, salsa di pesce o di ostriche che potete trovare nel reparto etnico di ogni supermercato, aglio e del riso bianco. Cominciamo con il drink alla frutta. Mettiamo in un frullatore del frutto a stella fatto a pezzi, l'acqua del cocco e infine apriamo il cocco per prendere la polpa. Si frulla tutto e il gioco è fatto. Ora abbiamo qualcosa da bere mentre prepariamo tutto il resto. Manuia. Manuia. E ora passiamo al primo piatto vero e proprio, il taro al forno. Dopo aver sbucciato il taro lo sciacquiamo, poi lo tagliamo a fettine e lo cuociamo nell'acqua bollente. Una volta cotto lo mettiamo in una teglia e lo ricopriamo di panna e formaggio fondente. Poi inforniamo tutto finché il formaggio non si scioglie e diventa dorato. Diciamo circa 15-20 minuti. E mentre il taro è in forno ci occupiamo del tonno che facciamo in 3 modi diversi. Iniziamo quindi con l'insalata di tonno rosso e frutta. Tagliamo a dadini il tonno rosso e lo mariniamo nel succo di un lime. Nel frattempo tagliamo a dadini la papaya e anche il frutto a stella, ma soltanto la parte esterna perché quella al centro è dura e piena di semi. Ma non buttatela, la useremo più tardi. Finiamo con i cubetti di polpa di cocco e il cavolo tagliato a listelli. Unendo tutti questi ingredienti con il tonno rosso marinato abbiamo questa bella insalata, che condiamo con una salsa fatta con olio d'oliva, aceto balsamico e miele. 2 big spoon. Ora, sappiamo che l'abbinamento pesce e frutta non è molto apprezzato nella cucina italiana, ma fidatevi, fate una prova. E quindi cuciniamo un po' di tonno alla vaniglia. Tagliamo il tonno in fettine spesse, che poi saliamo e spendelliamo con la salsa d'ostrica. Ok. This is oyster sauce. Like that, it's okay. This is for your fish to not be dry. In una padella con un filo d'olio mettiamo a friggere queste fettine di tonno, insieme al centro del frutto stella tagliato a fette e a dei dadini di cipolla. Una volta che il tonno è cotto lo togliamo dalla padella, lasciando però sia il frutto stella che la cipolla, a cui aggiungiamo della panna e un baccello di vaniglia. Lasciamo cuocere tutto per un pochino, finché la panna non assorbe gli aromi. A questo punto ributtiamo il tonno in padella e lo facciamo saltare qualche minuto per poi servire tutto insieme, tonno e salsa. L'ultima ricetta è il sashimi di tonno ed è molto semplice. Basta tagliare il pesce in fettine davvero sottili e preparare una salsa fatta con olio d'oliva, miele e pezzettini piccoli d'aglio. Tutti questi piatti vengono serviti con riso bianco bollito e siamo pronti a mangiare. Ok, noi si mangia. E speriamo che il video vi sia piaciuto e non ci resta che dire Tama Mete. Yes. Okay. Bon appétit. Buon appetito. With our sauce. Okay. Yeah. And that. Our salad. You make with me.